La presenza di due importanti conventi femminili a Taggia realizzati nella prima metà del XVIII secolo ci fa capire il coinvolgimento delle famiglie di maggior rilievo sociale. La possibilità di monacare le figlie non collocate in matrimonio o comunque per formare le giovani generazioni femminili poteva essere vista come un investimento sociale di grande importanza. Uno di questi è il complesso delle Suore Domenicane di Taggia, che si trova fra la salita verso il Colletto, il Canneto e la cupola della chiesa conventuale di Santa Caterina da Siena. La collocazione è il risultato di un lavoro complesso che ha origine nel testamento di Giovanni Battista Reghezza, che lascia una somma di denaro a favore della presenza di un ordine religioso femminile di clausura a Taggia. Di fatto, il fenomeno di insediamento di conventi di clausura nel Ponente Ligure è frequente tra la metà del Seicento e il secolo successivo. In particolare, le classi dirigenti vedono nel convento una possibilità di educazione delle figlie in attesa del matrimonio e nella clausura una collocazione idonea a quelle che non riuscivano a trovare marito. Dopo il testamento del Reghezza, i taggesi dovettero aspettare ancora 80 anni, quando nel 1707 la clausura di ordine domenicano venne autorizzata dal vescovo Giorgio Spinola. Il convento femminile di Taggia appare quale filiazione di quello piemontese di Chieri. Questa scelta può avere un ruolo di certo interesse politico, poiché Chieri era un territorio controllato dai Savoia, mentre Taggia si trovava in territorio genovese. La sistemazione iniziale del convento, in origine, è precaria, in un gruppo di case ai margini nord-orientali della città, nelle quali era stata persino ricavata una primitiva cappella e un altare. Successivamente fu comunque necessario un ampliamento del convento. Il complesso di Santa Caterina si discosta dalla continuità della cerchia muraria del Cinquecento, dotando la città di uno stampo più barocco. Il portale in bugnato rustico viene ingentilito dai motivi a minimo rilievo delle finestre, donando così un effetto dinamico alla struttura. Tra il XVIII e il XIX secolo segue un periodo di notevole difficoltà, seguito dalla Rivoluzione francese e alla fase napoleonica. Successivamente, con i provvedimenti del 1866, il Regno d'Italia procede all'esproprio dei beni delle congregazioni religiose e li destina progressivamente all'uso pubblico. Anche le suore domenicane devono quindi lasciare gradualmente il convento fino ad abbandonarlo completamente, trasferendosi nel Palazzo Curlo, poi Spinola, dove mantennero viva la tradizione del cucito e del ricamo. Nel 1895 gli stabili vengono consegnati al 12° reggimento dei Bersaglieri. La nuova caserma prende nome dal generale De Sonaz. Solo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1920, l'immobile è riconsegnato all'amministrazione comunale per collocarvi le scuole femminili, già presenti nel complesso di Santa Teresa, per sistemare in questo modo l'ospedale civile in Santa Teresa. Questa iniziativa non ebbe però seguito. Solo nel 1944 fu riconsegnato al comune che, dopo l'accertamento dei molti danni dovuti alla situazione bellica e alla lunga occupazione militare, ne iniziò le riparazioni necessarie. Negli ultimi anni la chiesa è stata destinata ad uso pubblico mediante l'impiego come teatro comunale e come sede per il giudice di pace. Dal punto di vista artistico, la chiesa di Santa Caterina si inserisce nel gusto tardo neoclassico. Questa condizione si presenta già dalla facciata, con il bugnato liscio che si conclude in un fregio, che lascia poi spazio a un fronte sul quale incombe il volume della cupola.
fatto, l'impianto si sviluppa attorno a un ampio vano centrale, interamente coperto da una cupola con lucernaio, che permette una rassicurante illuminazione, assieme ad ampie finestrature a lunetta. Lo spazio è unificato da un cornicione corrente lungo l'intero perimetro, sostenuto da semplici mensole. Infine, notevoli sono le articolazioni degli spigoli sui quali si impostano i pennacchi della cupola, arricchiti a loro volta da figure ed elementi decorativi.